Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo appuntamento di quella che ormai è diventata una serie che chiameremo Vi faccio fare il tour di varie zone della mia nuova casa. Ero partita con il tour della cabina armadio a grande richiesta, poi mi è venuto in mente di mostrarvi come ho organizzato trucco, cura della pelle, prodottini vari nel bagno e questa settimana vengo a voi con un altro video a richiesta, ovvero il tour del mio studio. Insieme alla cabina armadio, infatti, lo studio è una delle mie zone preferite di questa nuova casa, tant'è che quando abbiamo iniziato la ristrutturazione ormai eoni fa, avevo richiesto due cose: una cabina armadio bella spaziosa e una stanza tutta per me, citando anche un po' Virginia Woolf, citazioni altissime. Una stanza nella quale per l'appunto poter essere creativa, filmare i miei video, fare i miei progettini, avere il computer, insomma uno studio ma anche un po' una craft room, una stanza per la creatività, nella quale essere libera di esprimermi senza andare a alterare, diciamo, l'economia domestica, perché nella casa precedente filmavo i video in salotto e quindi potete immaginare che per Daniele era un filino un rompimento di maroni, per usare un francesismo. E devo dire che sono stata ampiamente soddisfatta nelle mie richieste, perché ho una favolosa cabina armadio, come avete visto nei video delle settimane scorse, e una spettacolare craft room che adesso vado a mostrarvi. Innanzitutto volevo farvi notare che la mia craft room, il mio studio, è collegato all'edificio principale, che è quello che vedete qui davanti, da questo ponticello che io chiamo il Ponte di Frida, perché è un po' ispirato alla casa di Diego Rivera e di Frida Kahlo a Coyoacán, Città del Messico, che per l'appunto erano collegate da un ponte. Ci tenevo a dirlo perché questa roba proprio l'ho voluta fortemente. Entrando nello studio vedete che ho a disposizione un ambiente molto ampio che ho un po' redatto, e qui avete già una visione d'insieme, con uno stile ispirato per l'appunto un po' ai loft newyorkesi, con questo mattone bianco e un arredamento un po' industriale, un po' vintage, ma adesso scendiamo nei dettagli. Di fronte all'ingresso c'è l'area studio vera e propria, con scrivania, sedia, mobili, computer, stampante, tutto l'occorrente. Il tavolo l'ho fatto fare su misura da un falegname. La sedia ce l'avevo già nella vecchia casa. Questi mobili invece provengono da Maison du Monde, questo un po' più industriale, molto carino. Quello ce l'avevo già, è dell'Ikea, e ho voluto tenerlo per avere un po' più di spazio per sistemare e organizzare tutte le varie cosette che ho qui nello studio. Dietro invece ho creato questa sorta di mood board che avevo già, chi segue i miei video da un po' forse lo ricorda, come background dei miei video nella vecchia casa, solo che era in verticale e adesso l'ho messa in orizzontale. Ho appeso su questa mood board immagini che amo, progettini fai da te che trovate nei tutorial sul mio canale di YouTube, tipo questo specchio a occhio, oppure questi quadretti, sopra anche questa scritta in fil di ferro e in uno dei miei video di YouTube, insomma tutti i progettini che ho fatto io, e mi piace perché dà una bella botta di colore qua sullo sfondo. Il mobile, come dicevo, con tutti questi cassettini un po' industriali, è di Maison du Monde e all'interno ci sono un po' di articoli vari di cancelleria che utilizzo per lo scrapbooking, tipo colla, qua ci sono altri tipi di adesivi, qua sotto ho buste e biglietti, insomma così per darvi un'idea. Molto comodo perché tanti cassettini con dentro tante cose diverse. Al di sopra ho due raccoglitori e robette varie che provengono dalla vecchia casa, alle quali sono affezionata sentimentalmente, tipo lui, il boccale della birra dell'Oktoberfest, il boccale della Burro Birra preso agli Universal Studios di Orlando, questo che era un altro progettino fai da te che ho creato io. Invece su questo mobiletto a rotelle dell'Ikea ho tutto
tutta la roba, diciamo, per filmare i video, inteso come macchina fotografica, microfono, schede, GoPro, insomma un po' tutto il materiale elettrico. Qui invece c'è la scrivania con un video che si sta esportando, che se si impalla di nuovo ho una crisi isterica, stampante, fogli vari ed eventuali e bidone dell'immondizia che avevo già nella vecchia casa. Qui di fronte invece c'è un altro mobile che ho acquistato su Maison du Monde, una sorta di libreria scaffale a rotelle, faccio notare, che mi consente un grande spazio per organizzare tutte le mie varie robette per i progettini fai da te. Al di sopra invece, molto molto comodo, all'IKEA ho preso questi contenitori che in realtà sono scarpiere, che io però, adesso vi mostro, utilizzo per organizzare i cartoncini che utilizzo per lo scrapbooking. Li ho ancorati al muro in modo che non si ribaltino e dentro ho tutte le carte colorate. Comodo perché appunto le posso fruire agevolmente senza diventare matta. Su questo lato invece ho un organizer rotante che ho preso su Amazon, costava anche relativamente poco, è comodissimo perché appunto mi dà accesso ad ogni cosa. All'interno ho inserito solventi, la pistola per colla caldo, i refill di colla caldo, l'attack, pennelli, insomma un po' tutto quello che mi serve a livello di collanti, solventi e affini. Qua ho uno specchio che non guasta mai e sopra un quadretto di Pollatz che è un mio ritratto, un regalo di compleanno delle mie amiche Alessia e Antonella che adoro, e di fianco questi due pannelli da officina che ho acquistato di nuovo su Amazon e che ho fatto in parte modificare nella mia azienda facendomi costruire questi accrocchi e appunto trasformando il pannello in un porta nastri che finalmente ho tutti organizzati, comodi, non si ingarbugliano e non divento matta a trovarli, che è una roba non da poco. Su questo invece ho inserito forbici di vario genere, taglierini, punteruoli, qualche penna un po' più particolare, pinzatrici e quant'altro. Qui sotto, a parte questo pregevolissimo cactus in tessuto, ho altri contenitori in legno, anche questi li ho presi su Amazon, con all'interno altri cartoncini colorati da scrapbooking e robette varie che non sapevo dove altro collocare. Prima di spostarci altrove vi faccio ancora vedere l'area relax con questo tavolino che già possedevo. Mi disturba un po' quella sedia rossa che vorrei adesso dipingere di nero, ma non l'ho ancora fatto, e questo vecchio frigo che avevo preso a un mercatino delle pulci anni addietro, funzionante, anche se in realtà io lo utilizzo come contenitore. All'interno c'è infatti di nuovo un po' la qualunque. Sopra ho arredato con questo pregevole vaso un po' autunnale e questi quadretti che ho sempre realizzato io. Qui di fianco c'è l'ingresso al bagno. In realtà devono ancora finire i lavori, vi faccio vedere comunque, nel senso che il lavandino non è collegato, quindi qua è tutto ancora un po' raffazzonato, come potete notare. Peccato perché in realtà è molto bello questo piano in legno col lavandino di nuovo metallo nero, ma non funziona e mancano un po' di luci. Però questo è il bagno, insomma. Ritorniamo qui alla zona studio, vi faccio notare ancora questo cestino che ho preso da Maison du Monde con dentro la carta da pacchi, perché mai senza. Ma procediamo. Su questo lato qui ho una scala che porta al piano di sotto, sulla quale ho già inserito la qualunque, ma soprattutto un secondo tavolo di lavoro che, come forse noterete, ha al di sopra questa struttura a trepiede, perché è qui che ho intenzione di filmare, ho già fatto tra l'altro dei tutorial con i miei progettini fai da te, posizionando appunto la telecamera qui in alto che riprende sul tavolo. Il tavolo, come dicevo prima, è identico alla scrivania, entrambi fatti su misura. La sedia l'avevo già nella vecchia casa, quindi di nuovo tutto si abbina. Qua sotto ho un mobile dell'IKEA che possedevo già e che ci stava giusto giusto, e quindi perché non sfruttare altro spazio per riporre le 1000 cose che mi servono per i miei progetti. Qui dietro invece c'è un altro mobile e un baule, entrambi acquistati a un mercato delle pulci,
mi piacciono tantissimo, e poi comunque riprendono un po' lo stile industriale e lo stile retro che ho utilizzato per arredare un po' tutto il loft studio craft room. Entrambi arredati con cianfrusaglie varie ed eventuali. Sono un amante dei soprammobili inutili, come forse avrete notato, e qui ho appeso queste fotografie che avevo già nella vecchia casa. Avevo un sacco di questi così mobile, mi pare si chiamino, per appendere le fotografie. Uno l'ho recuperato, e invece in questa zona ho questa adorabile poltroncina presa su Maison du Monde, un tavolino addobbato di nuovo riccamente, perché qui è dove filmo i miei video, quelli da seduta con la macchina fotografica buona, insomma i video quelli classici, e ho tenuto questo sfondo molto neutro. Su questa parete infatti non c'è fondamentalmente nulla, e qui ho le luci che utilizzo per filmare i miei video. E di fronte alla poltroncina ho questa finestra che già fornisce un po' di illuminazione naturale, e al di sotto un altro mobiletto con rotelle, anzi due, un carrellino e un mobiletto, entrambi presi su Maison du Monde per riprendere un po' lo stile metallo e legno del resto dello studio. Mi piacciono questi mobiletti con un sacco di cassetti, come forse avrete capito. Tra l'altro ho fatto anche la rima, pieni della rava e della fava. E qua sopra altri contenitori, o scatole o contenitori che ho acquistato comunque su Amazon. Se vi interessa poi vi metto i link di tutti i contenitori sul mio blog. Sul carrellino altre decorazioni per lo scrapbooking, un po' di perforatori vari e cosette insomma attinenti. Per finire ho 3 valigie antiche prese a 3 mercatini diversi delle Pulci. Amo molto questo genere di valigie, forse l'avrete intuito dal numero, e trovo che si adattino molto bene anche all'arredamento dello studio. Sopra cianfrusaglie varie che utilizzo per scattare fotografie, fondali fai da te, e questo per togliere la polvere e pulire, insomma un po' di robe a casaccio. E qui c'è un'altra bella finestra molto spaziosa, molto luminosa, che mi fornisce luce diretta quando filmo i miei tutorial fai da te sul tavolo di lavoro. Il che ci conduce alla fine di questo nuovo tour, il tour del mio studio, una stanza tutta per me, che come potete vedere ho ottenuto ampiamente. Insomma i miei desideri sono stati largamente soddisfatti, non potrei chiedere di più. Spero che, come sempre, questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia dato degli spunti magari per le vostre stanze della creatività, se ne avete, o anche solo per come organizzare cosette varie da utilizzare per i vostri hobby creativi. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e come sempre, amici cari, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo anche che sul mio blog metterò una bella lista di tutti i vari organizer che avete visto nel corso di questo video, anche soluzioni per contenere cose un po' fuori dagli schemi, e il link al mio post dedicato lo trovate come sempre nella info box qui sotto il video, oppure cliccando sulla i sopra la mia testa. Direi che per oggi non c'è altro, io e il mio studio vi salutiamo, un bacio gigante, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!